tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orgel Stadium di Numanuzzi. Siamo qui per la conferenza pre-partita di Cesena Spezia, gara valida per la 26esima giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani, prego per domande. Ciao mister, buongiorno. Allora, arriviamo da due mesi, un mese e mezzo, all'inizio dell'anno non particolarmente positivo, anzi direi che c'è qualche problema, soprattutto da 2 gare in cui hai preso 7 gol e ne hai segnato 1. Domani sera arriva lo Spezia, se possibile messa anche peggio del Cesena, se non altro per una questione di classifica. Ecco, come si batte questo Spezia per tentare per l'ennesima volta di risolvere questa situazione e di tirarci su insomma, da questo momento plumbeo in cui il Cesena è caduto? Si prova a batterlo facendo una grande partita, una grande prestazione, che è quello che noi proviamo a fare tutte le volte che scendiamo in campo, che proviamo a fare durante la settimana quando prepariamo la partita per essere pronti per affrontare l'avversario di turno. Poi, come sempre, c'è un avversario davanti che farà le stesse identiche cose per provare a battere te. Hai toccato tasti particolari in settimana? Ma no, ho cercato di lavorare sull'autostima di una squadra che ha perso una partita con un risultato probabilmente più ampio rispetto a quello che si è visto in campo e che è normale che possa essere abbattuta e dispiaciuta, però io alleno questi ragazzi alcuni da quasi 2 anni, alcuni sono arrivati da poco, altri li ho avuti all'inizio dell'anno. Sono ragazzi che ogni volta che sono inciampati hanno rialzato la testa e sono rimboccati le maniche, hanno continuato a lavorare con grande qualità ed intensità. Calendario, assenze, demeriti o sfortuna, come si analizza questo calo del Cesena negli ultimi tempi? Ma secondo me questo calo del Cesena parte dall'inizio del mercato, che per noi è stato, dal mio punto di vista, un mercato particolare, e qui mi fermo. E poi ci sono un po' tutte quelle componenti che hai detto te, sicuramente demeriti perché puoi sempre fare meglio, c'è anche un pizzico di sfortuna in alcune situazioni perché alcune partite dal mio punto di vista non avremmo meritato di perdere, avremmo meritato almeno un pareggio e quindi quando metti insieme queste cose vivi un periodo di questo genere, però io ripeto, non vedo la squadra allenarsi, ho grande fiducia perché quando porteremo in condizione, come abbiamo fatto all'inizio dell'anno, tutti i giocatori che devono darci quello che ci aspettiamo, torneremo a vedere un Cesena di un certo tipo. Buongiorno mister, ti chiedo come stanno Olivieri e Spendi e se Zar e Castrovilli a parte sono tutti disponibili per domani. Oggi sono allenati tutti, stamattina sono allenati tutti, per cui sotto l'aspetto fisico stanno bene. È chiaro che non hanno fatto tutti gli allenamenti con la squadra, però la cosa che più mi preme sono ragazzi sani, giovani, per cui non è un allenamento in più, un allenamento in meno che cambia la condizione. Oggi hanno fatto tutti un ottimo allenamento. Scusa, io mi sono rimasto così un po' curioso di capire che è un mercato particolare e mi fermo qui. Vuoi approfondire un attimo? Approfondisco dicendo che noi abbiamo a gennaio dall'inizio del mercato perso giocatori e siamo riusciti cioè voglio dire che abbiamo giocato partite dove non avevamo grandi alternative. Questo secondo me condiziona scelte e possibilità di cambiare la partita in corso. Un paio di domande, mister. La prima, la classifica, lei dice che non la guarda, però il Südtirol è lì, è -4. Un pensiero questa settimana si è fatto comunque sulle altre squadre e vista la situazione in casa Spezia, che è stata incerta fino all'ultimo, ha inciso nella preparazione di questa gara col possibile esonero di Donadoni e il ritorno eventualmente di Luca D'Angelo?
Io la classifica non la guardo perché quella che è la richiesta per la mia squadra è cercare di fare il massimo. Il massimo, quando saremo alla fine tireremo le somme, quindi secondo me non ha senso guardare o porsi degli obiettivi oggi. L'obiettivo che dobbiamo porci è la partita con lo Spezia, e poi quella successiva, e poi quella successiva ancora, e così via. Non ho avuto richieste particolari a parte della società in tal senso, quindi l'obiettivo nostro è fare il massimo di quello che è nelle nostre possibilità. Per quanto riguarda lo Spezia, noi non possiamo determinare le scelte delle altre squadre, quindi noi prepariamo la partita, abbiamo preparato la partita sulle partite precedenti dello Spezia, e poi se avessero cambiato allenatore sarebbe stata una mezza novità, però non è successo, e non ne voglio nemmeno parlare, che non è un argomento sul quale entrare, visto che non è avvenuto. Sì, l'evoluzione della panchina degli altri credo non competa a nessuno qui. Ci mancherebbe, ma per una questione di rispetto anche. Sì. No, invece penso competa il guardare una squadra che è vero che vive un momento complesso, viene da dire che mi ricorda molto un periodo che tu hai vissuto molto corto a Bari, però quella stagione lì un po', no? Essere arrivati a 1 centimetro dalla Serie A, poi ricominciare, vabbè. Ti chiedo però nella partita singola, perché nella partita singola lo Spezia ha giocatori di grande qualità, no? Ma le partite singole in un campionato come il nostro sono sempre, partendo sempre da un risultato di parità, sono sempre imprevedibili, perché purtroppo, tra l'altro, nel calcio di oggi un episodio in un determinato momento della partita può cambiare proprio la dinamica della partita, perché quando ti fermano, vanno a vedere il VAR, c'è un fallo di mano impercettibile, un contrasto che a noi sembrava magari rimane in 10, magari ti rischiano rigore, quindi le partite sono sempre sotto certi aspetti imprevedibili, però è anche vero che poi alla fine ci sono dei valori collettivi, dei valori individuali. Per me lo Spezia è una buona squadra a livello individuale, a livello collettivo, ha un allenatore che comunque ha fatto una carriera di un certo livello, e quindi sarà una partita difficile anche domani, nonostante sia un momento non bellissimo né per lo Spezia magari né per noi. Ecco, da questo momento non bellissimo per il Cesena, ecco, può dipendere dal fatto che gran parte dei tuoi giocatori paiono stanchi, soprattutto parlo di Cervi, di Frabotta, ma anche altri non sembrano sicuramente i giocatori brillanti che abbiamo visto nella prima parte del campionato. Questa è una sensazione. Per esempio noi abbiamo risposte diverse per quanto riguarda i dati. I dati sui metri percorsi sopra una determinata velocità o sui metri totali non ci dice che sono stanchi. Poi la testa appesantisce le gambe, e magari in questo momento vedere sbagliare un passaggio ad un giocatore non vuol dire che è stanco, ma magari ha è in un momento per cui quello che prima gli riusciva facile adesso rimane più difficile. Però cerchiamo di essere lucidi nel dosare i carichi durante la settimana, cerchiamo di essere svegli nel capire quando qualcuno ha bisogno di riposare o in allenamento o in partita, e poi a volte ci prendiamo, a volte sbagliamo. Un anno fa, in autunno, è stata una fase dove avete cominciato a prendere molti gol e ci hai messo un pochino le mani, hai un pochino corretto lo schieramento iniziale, ricordo dalla Sampdoria più o meno in poi. Adesso ne state prendendo tanti, perché negli ultimi 2 mesi avete raddoppiato. Pensi anche a livello tattico che si possa cambiare qualcosa? Adesso l'ultima partita in casa hai cambiato qualcosa anche perché dovevi farlo per le assenze, no? Ma sai, questa secondo me è una squadra che ha un determinato DNA, e con questo DNA ha fatto spesso partite di un certo tipo. Abbiamo preso tanti gol, è vero, abbiamo preso dei gol su angolo, e quello non dipende dal modulo. Abbiamo preso dei gol su rigore, abbiamo preso dei gol su punizione, e quello non dipende dal modulo, e quindi bisogna essere bravi nel capire di mettere i giocatori nelle condizioni di difendere nella maniera giusta, però ci sono tanti aspetti su cui si prende gol, e alcuni non sono esclusivamente non dipendono esclusivamente dall'aspetto tattico, quindi è chiaro che è un andamento che va migliorato, perché poi alla fine le squadre che fanno più punti sono quelle che prendono meno gol,
però ci sono poi dei difetti congeniti sui quali non è semplice andare a mettere le mani. Mister, buongiorno, non mi torna una cosa di quello che hai detto. Tu hai detto che a gennaio sono andati via 2 giocatori e hai sottinteso che non avevi le rotazioni per cambiarli, ma prima che andasse via Adamo, Magni aveva giocato 60-70 minuti in tutta la stagione, 80 minuti in tutta Chi, la stagione. scusa? Magni. Sì. Quello che ti è mancata la punta perché è andato via Blesa, ma comunque 2 punte le avevi e non le hai fatte giocare. Mi sembra che sia stata più una tua scelta. Scusa, cosa vuol dire 2 punte le avevo non le ho fatte giocare? 2 attaccanti li avevi, Olivieri e Diao. Quando è che non le ho fatte giocare, scusa? Quando è andato via Blesa. Perché quando è andato via Blesa come non ha giocato? Olivieri. Ma Olivieri e Spendi hanno giocato. Diao è entrato. Certo, però tu hai detto che non avevi, che ti sono andati via Ho 2 detto giocatori. che da quando è cominciato il mercato si sono susseguite una serie di eventi, volevo dire, dove non solo abbiamo avuto una carenza in organico perché ci mancavano giocatori, perché alcuni giocatori che sono arrivati non erano pronti per giocare, avevano pochi minuti, e ci sono state squalifiche e infortuni, questo è il senso. Poi Magni è un 2006, secondo me ha fatto un percorso di crescita dove adesso non è il Magni che è arrivato quando eravamo in agosto. Poi è normale che un allenatore che vede la settimana di lavoro, vede come stanno i ragazzi, vede come si comportano, ha una visione diversa magari da voi che non vedete allenamenti e che vedete solo la partita. Avete altre domande per mister Mignani? Grazie a tutti. Grazie.